Ci sono miti che parlano di eroi, di imprese impossibili, di uomini che sfidano il destino e vincono. E poi ci sono miti diversi, miti che non raccontano una vittoria, ma una trasformazione. Miti che parlano di ciò che accade quando un uomo smette di essere umano. Il mito di Licaone è uno dei più oscuri della mitologia greca. Non racconta una battaglia, non racconta un'impresa, racconta una prova, una sfida agli dei, un gesto che supera ogni limite e la punizione che segue quando quel limite viene infranto. Perché nei miti greci c'è una verità che ritorna sempre. Ci sono confini che non possono essere superati e chi prova a farlo non resta più lo stesso. Per capire davvero questa storia, dobbiamo partire da un luogo antico, l'Arcadia. Nella mitologia greca, l'Arcadia non è solo una regione della Grecia, è quasi un mondo a parte, una terra montuosa, aspra, coperta di boschi, lontana dalle grandi città, dai porti, dai luoghi della civiltà ordinata. È un territorio duro, primordiale, dove la natura sembra avere ancora il sopravvento sull'uomo. Un luogo di foreste profonde, di alture selvagge, di riti antichi e di culti oscuri. Ed è proprio qui che regna Licaone. Secondo la tradizione, Licaone è figlio di Pelasgo, una figura antichissima, legata ai primi abitanti della Terra, quasi a un'umanità ancora vicina alle origini del mondo. Questo dettaglio è importante, perché Licaone appartiene a una stirpe antica, arcaica, quasi sospesa tra civiltà e barbarie. Non è un sovrano raffinato, non è il re giusto e saggio che porta ordine nel suo regno. Anzi, il suo nome, nel mito, è ricordato per l'opposto. Licaone non viene celebrato come un grande re, non è saggio, non è giusto, non è pio, è crudele. Le fonti antiche lo descrivono come empio, violento, ostile alle leggi degli dei. Un uomo che non riconosce il sacro, che non teme il limite, che non sente alcun dovere verso l'ordine divino. E questo, nel mondo greco, è fondamentale, perché la civiltà per i greci non si misura soltanto con il potere o con la forza, si misura con il rapporto che l'uomo ha con gli dei. Esiste una legge invisibile che regge ogni cosa, una legge che non ha bisogno di essere scritta, perché vive nel cuore stesso del cosmo. Gli dei devono essere rispettati, sempre, non solo nei templi, non solo nei sacrifici, ma nelle azioni, nei gesti, nelle parole. Quando questo rispetto viene meno, non si rompe soltanto una regola religiosa, si rompe un equilibrio, ed è proprio questo equilibrio che Licaone si prepara a infrangere. C'è una regola tra tutte che non può essere infranta, la xenia, l'ospitalità. Per i greci non è solo una buona abitudine, non è semplice cortesia, è una legge sacra. Accogliere uno straniero significa offrirgli protezione, cibo, rispetto. Significa riconoscere in lui non solo un uomo, ma qualcuno che potrebbe essere sotto lo sguardo degli dei, perché Zeus non è soltanto il re dell'Olimpo, è anche Zeus Esenios, il protettore degli ospiti, il garante di quel legame invisibile tra chi accoglie e chi viene accolto. Ogni viandante, ogni straniero, ogni uomo che bussa alla porta potrebbe essere inviato dagli dei, o potrebbe essere un dio stesso. Per questo, violare l'ospitalità non è un errore qualsiasi, è un sacrilegio. Significa spezzare un patto sacro, significa mancare di rispetto a Zeus stesso. E nei miti greci questo tipo di errore non resta mai impunito. E Licaone sta per infrangere questa legge nel modo peggiore possibile. Un giorno Zeus decide di osservare gli uomini da vicino, non dall'Olimpo, non dall'alto del cielo, dove tutto appare distante, ma tra loro. Vuole vedere con i propri occhi, capire cosa è diventato il mondo degli uomini. Così scende sulla terra in incognito, non come Dio, non con fulmini e potere, ma come un viandante, uno straniero, un ospite qualunque. Cammina tra i villaggi, attraversa case, città, regni, osserva e ovunque trova la stessa cosa, decadenza e impietà. Uomini che hanno dimenticato il rispetto, che hanno smesso di riconoscere il sacro. Le leggi divine non vengono più temute. I rituali diventano vuoti. L'equilibrio si sta spezzando.
Ma è nel palazzo di Licaone che accade qualcosa di diverso. Qualcosa che non è solo segno di decadenza, ma di totale rottura. Qualcosa di così grave da non poter essere ignorato. Qualcosa di irreversibile. Licaone non si fida. Guarda lo straniero e sospetta. Dice di essere Zeus, ma è davvero un dio o è solo un uomo? E qui Licaone prende una decisione. Una decisione che cambia tutto. Vuole metterlo alla prova, non con una domanda, non con un gesto, ma con qualcosa di mostruoso. Ordina un banchetto e tra le pietanze fa servire carne umana. In alcune versioni è il corpo di un prigioniero, in altre, ancora più crudeli, è il corpo di suo figlio, Nittimo. È un gesto estremo, non è solo violenza, è una provocazione. Sta dicendo, vediamo se sei davvero un dio. Zeus non ha bisogno di assaggiare. Sa, capisce immediatamente, perché un dio non può essere ingannato e ciò che vede davanti a sé è qualcosa che va oltre ogni limite. In quel momento la maschera cade. Non è più un viandante, non è più uno straniero qualunque, è Zeus, il re degli dei, e la sua presenza riempie lo spazio, l'aria cambia, il silenzio si spezza. La reazione è immediata, violenta. I cieli si aprono, le nuvole si addensano, il tuono esplode sopra il palazzo. Un fulmine scende dal cielo e colpisce la reggia. Le mura crollano, le colonne si spezzano, il fuoco divora ogni cosa. Il palazzo di Licaone viene distrutto in un istante. Non resta più nulla, solo cenere. Ma la punizione non è finita, perché Zeus non vuole solo distruggere ciò che è stato fatto, vuole qualcosa di più. Vuole lasciare un segno, vuole trasformare. Licaone fugge, non guarda indietro, non prova a spiegare, scappa, corre fuori dal palazzo in rovina, si getta nei boschi dell'Arcadia, tra gli alberi, nell'oscurità. Ma mentre corre, qualcosa cambia. All'inizio è quasi impercettibile, un dolore nelle ossa, un irrigidimento nei movimenti. Poi il cambiamento accelera, il corpo si deforma, le mani si allungano, si piegano, diventano artigli, la pelle si tende, si lacera e si copre di pelo. Il respiro si fa più pesante, la voce si spezza, non è più parola, è un ringhio, un suono basso, animale. E in pochi istanti Licaone non è più un uomo, diventa un lupo. Ma non è una trasformazione casuale, non è un incantesimo improvviso, è una rivelazione. Zeus non lo trasforma davvero, gli toglie la maschera, perché Licaone non era più un uomo da tempo, aveva già superato ogni limite, aveva già spezzato ogni legame con ciò che è umano, era già diventato bestia, dentro, ora lo è anche fuori. Questo è il vero cuore del mito, perché la trasformazione di Licaone non è solo una punizione, è un simbolo. Per i greci essere umani non significa solo avere un corpo umano, significa mantenere un equilibrio tra istinto e ragione, tra natura e civiltà, tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di essere. Quando questo equilibrio si spezza, l'uomo cambia, regredisce, torna bestia. E Licaone rappresenta esattamente questo punto di rottura. Ha violato l'ospitalità, ha sfidato un dio, ha distrutto ogni senso del sacro, ha superato ogni limite e per questo nel mito il risultato è inevitabile, perde la sua umanità. Ma la cosa più importante è questa, non la perde all'improvviso. La trasformazione non crea qualcosa di nuovo, rende visibile ciò che era già dentro di lui. Zeus non inventa la sua bestialità, la rivela, e in molte versioni del mito la punizione non si ferma a lui. Colpisce anche la sua stirpe, i suoi figli, il suo sangue, perché nei miti greci il male non è mai isolato. Si diffonde, contamina e deve essere eliminato. Ma la storia di Licaone va ancora più in profondità. È legata ai riti antichi dell'Arcadia, al culto di Zeus Liceo, lo Zeus del lupo. Si raccontava che chi partecipava a certi rituali, mangiando carne umana, potesse trasformarsi in lupo. È difficile sapere quanto sia mito e quanto sia memoria di qualcosa di reale. Ma una cosa è certa, questa storia nasce da un confine sottile, tra uomo e bestia, ed è proprio qui il significato più forte del mito. Per i greci esistevano limiti chiari,
rispettare gli dèi, rispettare le leggi, rispettare gli altri uomini. Superarli significa perdere se stessi. E infatti Licaone non viene solo punito, viene smascherato, diventa ciò che è sempre stato. E per questo questa è una delle punizioni più potenti della mitologia, perché non parla solo di dolore, parla di identità. Licaone voleva mettere alla prova un dio, alla fine è lui a essere messo alla prova, e fallisce, non perché è debole, ma perché ha dimenticato cosa significa essere uomo, e da quel momento, per sempre, ulula nella notte.